Ciao a tutti, amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, pesci, tendenze energetiche affettive per la prima metà di dicembre 2023. Ok. Wow, abbiamo la carta del sole, amici dei pesci. Quando c'è il sole si parla di chiarezza mentale, di sentimenti puliti, sentimenti genuini. È anche una carta che fa riferimento a tutto quello che è il mondo delle amicizie. Quindi può essere una relazione profonda, pulita, genuina. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi e la vedete anche scritta qui. In questo periodo sto pubblicando le previsioni per il primo semestre del 2024, sono 4, una sulla crescita, una in generale, una sulla crescita spirituale, una sull'amore e gli affetti e l'altro sul lavoro ed economia. Trovate comunque sempre tutto nelle playlist del canale nel oroscopo annuale e stagionale. Bene, andiamo a vedere che energie ci sono disponibili per la prima metà di dicembre per i pesci. Queste sono comunque letture di tipo affettivo, quindi può riguardare una relazione a due, ma anche questioni tra amici, tra familiari. Ognuno di voi cerchi di applicare la lettura alla propria realtà. Allora ragazzi, partiamo da un 3 di spade, un 8 di spade, il diavolo, la giustizia, il giudizio, wow che trio di arcani maggiori, un 9 di bastoni, la regina di denari e un 4 di spade. Allora, devo dire che qui si parte nella prima settimana di dicembre con una situazione un po' incastrata, un po' per questo diavolo, un po' per quest'otto di... un po' per tutte e tre le carte, diciamo. Nel senso che è come se vedeste in modo negativo qualcosa. Questo diavolo mi dice che o c'è qualche tentazione, oppure si tratta di un momento di incastro, di oppressione, di repressione anche. Andiamo a vedere carta per carta. Ripartiamo dal 3 di bastoni. Allora abbiamo un papa e un asso di spade. Guardate ragazzi, per qualcuno sento che è come se fosse arrivata una notizia o ci fosse stata una comunicazione che ha un po' tolto una progettualità, un desiderio, un'aspirazione. Diciamo che per qualcuno si può proprio trattare, perché c'è un papa, è come se ci fosse già un contratto in essere. Oppure qualcuno è sposato. L'idea principale è che qualcuno vi dica che è sposato. La seconda idea è che questo 3 di bastoni sia il contrario proprio perché non siate sposati o non ci sia un contratto, non ci sia un'ufficializzazione tra di voi, una cosa chiara, determinata, diciamo riconosciuta dalla società. Andiamo a vedere l'otto di spade. Re di spade, imperatore e 5 di bastoni. Mm.
Allora, sento che per qualcuno è una questione familiare, può essere tra fratelli, può essere anche tra padre e figlio, ma sento molto di più il discorso fratelli. E avendo la giustizia in mezzo, sento che c'è qualche questione che non si sblocca, qualche firma, qualche carta, qualche documento, insomma, che non arriva per giustizia divina, ragazzi, cioè come se non fosse ancora il momento. Anche perché sento che potrebbe esserci qualche questione di potere personale con questo diavolo. Andiamo a vedere il diavolo, appunto, perché col 5 di bastoni ci sono delle lotte, che sono lotte che si potrebbero evitare in realtà, eh. Devo dire che la regina di denari si ripete, qui abbiamo regina di denari e luna al contrario. Allora, sento che per qualcuno è un potere monetario, per qualcun altro è il potere di gestire qualcosa. Però, avendo anche la luna, è come se non aveste tutte le carte scoperte, vi mancano dei dati, avete una visione della realtà che è approssimativa, che è a metà, non è una realtà completa. Andiamo a vedere la giustizia. Uh, torre, fante di coppe. È come se qualcuno dovesse togliersi qualche certezza. Quando c'è la torre c'è sempre un crollo di qualche tipo di situazione. E qui con il fante di coppe, allora, sento che potrebbe esserci stato, come vi dicevo qua all'inizio, no? Qualche cosa che ha tolto la progettualità. C'è stato un evento, una comunicazione, una notizia che si è venuta a sapere, una nuova comprensione, insomma, che ha cambiato il punto di vista della progettualità della situazione o della relazione. Qui c'è con la carta della giustizia qualche cosa da riequilibrare, cioè la torre al contrario ci dice non date per scontate delle cose, perché si potrebbe cambiare, la dinamica potrebbe cambiare da un momento all'altro. E ho la sensazione che qualcuno stia aspettando delle scuse, stia aspettando che l'altra persona torni, ma potrebbe anche essere che sia solo una vostra aspettativa. È come un gioco di potere. Andiamo a vedere il giudizio. Cavaliere di spade e 2 di coppe. Ragazzi, con questo giudizio è come se arrivasse la consapevolezza ehm, che questo cavaliere di spade, che potreste essere voi per qualcuno, per qualcun altro potrebbe essere la persona di interesse, comunque c'è un'assenza di interesse nel trovare un compromesso. Quindi proprio quello che voi accusavate all'inizio è come se vi arriverà una conferma o prendete consapevolezza del fatto che il vostro intuito era corretto. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. E che con i 9 di bastoni vi dicono di mettere dei limiti. Abbiamo una regina di bastoni, un 4 di spade e un 2 di spade. Sì, vi dicono di mettere dei limiti perché primo ho come la sensazione che qualcuno potrebbe essere cercato solo a scopi ludici, di divertimento. Secondo, qualcuno potrebbe cercarvi solo fino a che gli servono le vostre doti, magari verbali, orali,
strumentali. Cioè, ho come la sensazione che qui vi sia caduto un po' un sogno, un qualche tipo di progetto dopo questo asso di spade, che in un certo senso ci sia questa voglia di rivalsa anche per qualcuno rispetto magari a una questione o a questa questione o a questioni anche vecchie, ma qui è come se vi dicessero che prima dovete smontare un po' il vostro ego, ok? È una questione, è l'universo, diciamo, che non fa arrivare quello che voi vorreste arrivare perché è come se non fosse ancora il momento. Avete prima bisogno di passare da questa parte, cioè di fare il percorso del giudizio, cioè di rigenerarvi, di rendervi conto che c'è qualcuno qui in questa relazione, di qualsiasi tipo essa sia, che non vuole un accordo, non vuole trovare un compromesso, tende a scappare, tende a essere abbastanza egoista con il Cavaliere di Spade. Vi dico, per molte persone ho la sensazione che sia proprio un fratello. E comunque col 9 di bastoni vi dicono no, cioè mettete dei limiti, mettete delle barriere, pensate a voi stessi, avete un 4 di spade, fate dei corsi, rigeneratevi, passate dei fine settimana in mezzo alla natura, se vi fa piacere potete fare qualche seminario di tipo spirituale, però qui c'è un po' da togliersi la benda dagli occhi. Andiamo a vedere la regina di denari, perché anche qui regina di denari che avete qui e 4 di spade che avete qui. 2 di pentacoli e 9 di bastoni un'altra volta, quindi le energie si ripetono abbastanza. Sì, è come se doveste mettere dei limiti, dare degli stop, creare le vostre barriere, dire fin qui è andata bene così, da adesso in avanti le regole le detto io, da adesso in avanti le cose cambiano, da adesso in avanti non sono più disposto o disposta ad accettare questo tipo di comportamento. Oppure ti faccio fare quello che vuoi fino a questo punto. Comunque col 4 di spade, ragazzi, c'è bisogno di tempo per guarire una ferita, eh? E io credo che sia la ferita dell'asso di spade. Fatemelo sapere poi nei commenti. Va bene, andiamo a vedere ancora 2 oracoli. Andiamo a vedere che cosa hanno per voi. Mm. Allora, questa carta vi ricorda di fare scelte salutari, scelte nell'amore e nella vita, nell'autoamore, nell'autocura, per essere più felici. Quindi la scelta salutare vuol dire, diciamo, sapere che se ho fame non vado a mangiare la merendina, ma piuttosto mi mangio una mela. La scelta salutare vuol dire se so che una persona o una situazione ha un certo tipo di tossicità, insomma, cerco di gestirla in modo amorevole, qui parla di amore nella vita. Fare scelte, scusate, scelte sane sia in amore che nella vita. Quindi anche se una persona in questo caso è un po' tossica o mi crea qualche tipo di tensione, uno potrebbe essere scegliere la via dell'amore, quindi amarla per così com'è. La seconda è scegliere me stesso al di sopra di questa persona, quindi evitare questa persona, insomma. Andiamo a vedere ancora una carta, un pensiero su cui poter riflettere. Perché mi è difficile accettare qualcun altro? Uh. Allora, qui la vedo in due modi. Uno può essere che abbiate già vissuto una situazione o relazione simile e siate un po' prevenuti nel mondo esterno, può essere anche nei confronti di un socio, anche se questo socio sempre se fa parte, diciamo, della sfera familiare, ok? Magari perché avete già avuto esperienze precedenti, ma soprattutto se si tratta di un nuovo compagno, di una nuova compagna, è come aver paura di giocare, cioè non voler giocare per aver paura di perdere.
Comunque voi chiedetevelo perché vi è difficile accettare qualcun altro. Cercate di capire da dove arriva questo senso di rifiuto, perché non vi sentite all'altezza, perché avete paura di soffrire di nuovo, perché magari l'altra persona non rispecchia le vostre aspettative. L'importante è essere consapevoli, poi uno può fare, insomma, le scelte che ritiene migliori per sé, per la propria vita, però l'importante è essere consapevoli perché, da dove arriva questa difficoltà nell'accettare un'altra persona. Amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi, spero comunque che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un commento, con un like, se avete piacere potete anche iscrivervi al canale, condividere o abbonarvi. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!